Abbiamo un camion. Ma come è iniziato tutto questo? Credo che sia arrivato il momento di raccontarvelo, quindi torniamo indietro un attimino. Siamo Irene e Luca e da sempre siamo appassionati di viaggi on the road. Abbiamo girato l'Europa in lungo e in largo e ora vogliamo scoprire il mondo intero. Ma prima vogliamo costruirci il mezzo adatto per vivere questa incredibile avventura. Siamo partiti dall'Italia in aereo e siamo tornati dalla Germania con un camion 4x4. Ci siamo, il grande giorno è arrivato, ci stiamo preparando per la partenza e come si può vedere dalle nostre facce sono le 4 del mattino. Si va a prendere l'aereo e a Luca non piace per niente questa cosa. Sono abbastanza agitato, non so se si nota. Sei pronto? Atterrati. Freddo, mica basta. Adesso andiamo alla ricerca di un'auto da noleggiare. Sono tantissimo i noleggi. Andremo fino ad Aachen in treno, se lo troviamo, e da lì noleggeremo l'auto, sperando che costa un pochettino meno. Abbiamo appena fatto in tempo a prendere la metro che ci porterà a Cologna, dove prenderemo poi un altro treno che ci porterà alla stazione di Aachen. Stiamo cercando di capire dove noleggiare un'auto, ma pare che per noleggiarla bisogna camminare una quarantina di minuti. Sta iniziando a diluviare e quindi optiamo per prendere un taxi. Con il taxi siamo arrivati direttamente a Europecard, almeno così abbiamo potuto noleggiare la macchina, con qualche difficoltà perché non funzionavano i computer, ma ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati finalmente e adesso Luca è andato a sbirciare il camion che si vede dalla recensione e stiamo aspettando il rivenditore per parlare e per farci dare i documenti. Però da fuori sembra una figata. Visto che c'è la luce accesa. Luce accesa, andiamo. Questa è la nostra stanza del Ibis Hotel ad Aquisgrana.
Sono le 7, abbiamo fatto colazione all'Ibis Hotel dove abbiamo soggiornato e Luca adesso è andato a pagare il posteggio. Abbiamo deciso di andare prestissimo a ritirare la targa in modo da non trovare coda e riuscire a partire il prima possibile, visto che poi il ritorno in Italia sarà parecchio lungo. Quindi ci si mette in marcia ora. Nonostante siamo arrivati prestissimo, a circa 15 minuti prima dell'apertura degli uffici, c'è già coda. Ma facciamo il punto della situazione. Noi dall'Italia abbiamo acquistato un'assicurazione con validità 5 giorni al costo di 35 euro. Tramite mail ci è stato mandato un codice da presentare all'ufficio del Tuba. E con questo codice ci avrebbero dovuto rilasciare immediatamente le targhe al costo di altri 35 euro. Ma non è stato proprio così semplice. Una volta arrivati all'ufficio informazione presentiamo il codice e il passaporto di Luca a cui era intestata l'assicurazione. Da qui il primo problema. Dopo un attimo di esitazione ci viene detto che non ci possono rilasciare le targhe, siccome sull'assicurazione è segnata la via di residenza, ma non sul passaporto. A questo punto ci mandano in un altro ufficio, dove ci propongono una targa provvisoria per l'esportazione con una validità fino a 30 giorni, con costi decisamente più elevati. A noi questa cosa non va bene, dato che questo tipo di targa vale solo per l'esportazione e dopo i 30 giorni non sarebbe più possibile tornare in Germania per procedere con l'omologazione a camper. A questo punto siamo bloccati di nuovo. Senza le targhe provvisorie non possiamo partire. Per di più Luca non ha con sé altri documenti in cui è indicata la via di residenza. Ci giochiamo l'ultima carta che abbiamo. Chiamiamo il nostro amico Robin che parla tedesco e che ci ha aiutato nell'acquisto del camion. Lo facciamo parlare con l'impiegata e alla fine riusciamo a trovare una soluzione. Dato che io ho la carta d'identità su cui è specificato l'indirizzo di residenza, Robin registra subito un'assicurazione a mio nome. Così è possibile procedere con l'acquisto delle targhe. Torniamo nuovamente dal primo impiegato col nuovo codice, ma veniamo ancora respinti. Perché sul contratto di vendita risulta che Luca è il proprietario del mezzo, mentre l'assicurazione è a nome mio. Ormai rassegnati richiamiamo Robin e dopo aver parlato con l'impiegato riescono a trovare un punto di incontro. Robin ci manda per messaggio una delega in tedesco che Luca deve trascrivere su un foglio bianco e poi firmare. Nella delega viene indicato che Luca nomina me come intestataria del mezzo. Così, finalmente, intestatario dell'assicurazione e proprietario del mezzo coincidono. Consegniamo tutti i documenti e finalmente ci danno il numero d'attesa per andare all'ufficio delle targhe. Ci hanno messo anche l'ultimo bollino, forse ce l'abbiamo fatta. Solo qua avremmo fatto 10 km oggi. Fai vedere il bollino? L'abbiamo fatta. Abbiamo messo anche il bollino blu. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Resta comunque da dire che, nonostante tutte le problematiche, siamo riusciti a concludere le pratiche in circa un'ora e mezza. Non oso immaginare quanto tempo ci avremmo messo se fossimo stati in Italia. Adesso dobbiamo andare al camion a prenderlo finalmente, a mettere sulle targhe, poi riportiamo la macchina a noleggio e la riconsegniamo e poi finalmente partiamo per l'Italia. Luca, cosa hai in mano? Le chiavi del camion, finalmente. Abbiamo conteggiato che ci vorranno almeno una decina di ore, qualcosa anche di più, fermandosi a mangiare.
però siamo anche fortunati perché viviamo vicino al confine Svizzera, quindi a confronto di chi vive in centro o sud Italia abbiamo qualche chilometro in meno e ore di viaggio in meno, che in questo momento sono fondamentali. Macchina consegnata e ora si riparte verso casa finalmente. Siamo in viaggio da 3 ore più o meno e direi che va molto bene. Non cattiamo vittoria troppo presto, ma va bene. Ci sono solo delle piccole vibrazioni di una leva che risolveremo, perché sennò sembra di essere su un trattore. Dopo 13 ore di viaggio finalmente siamo arrivati in Italia. Tra poco saremo a casa e posteggeremo il mezzo. Ecco, piano, attento che stai andando sulla